Oggi vado alla stazione. Devo prendere il treno per Firenze. Esco di casa alle 7. Mi piace uscire presto, non mi va di andare di fretta. Cammino verso la stazione. La giornata è bella. È caldo, ma non troppo. Vedo un signore con un cane. Il cane è felice, il signore no. Penso, forse il cane ha deciso la strada stamattina. Arrivo alla stazione. C'è tanta gente. Va bene, restiamo calmi. Prima cosa, comprare il biglietto. Vedo le macchinette dei biglietti. Alcune persone usano le macchinette. Io no, preferisco parlare con una persona vera. Vado allo sportello. C'è una piccola fila. Sono solo 2 persone. Bene, ora tocca a me. La donna allo sportello mi guarda e sorride. Dico la prima frase importante. Un biglietto per Firenze, per favore. È semplice, chiara e funziona sempre. Lei chiede: andata e ritorno? Rispondo: solo andata, grazie. Poi chiede l'orario. Ecco la seconda frase magica. Il prossimo treno disponibile. Non so l'orario, non importa. Questa frase risolve tutto. Lei guarda il computer. Dice: treno Frecciarossa delle 10:15. Guardo l'orologio. Sono le 10:05. Perfetto, ho abbastanza tempo. Dico: va bene, grazie. Lei prepara il biglietto. Dice: sono 60 €, binario 7. Pago, prendo il biglietto e dico: grazie, buona giornata. Adesso cerco il binario 7. Guardo le insegne e seguo le indicazioni. Trovo il binario 7. Il tabellone dice Firenze. Perfetto. Ci sono altre persone che aspettano il treno. Alcuni leggono, altri guardano il telefono. Io mi siedo e aspetto. C'è un ragazzo con uno zaino enorme. Lo zaino è più grande di lui. Forse lì dentro c'è un'altra persona. Una signora mangia un panino. Ecco, adesso ho fame. Grazie mille, signora che mangia il panino. Dopo alcuni minuti il treno arriva. È puntuale. È un evento raro, da segnare sul calendario. Salgo sul treno e cerco un posto. Trovo un posto vicino alla finestra. Perfetto. Metto la borsa sul posto accanto. Il treno parte. Guardo fuori dal finestrino. Vedo la città. Poi il panorama cambia e vedo alberi, casette, campi. Dopo circa 2 ore il treno arriva a Firenze. Scendo dal treno. Sono arrivata. Facile, no? Ma aspettate, c'è la terza frase importante. Questa frase è per i problemi. A volte ci sono problemi alla stazione. Per esempio, non trovate il binario, o il treno è in ritardo, oppure non capite qualcosa. In questo caso cercate una persona con la divisa. Dite: scusi, dov'è il binario per Firenze? Oppure: scusi, è questo il treno per Firenze? Oppure: scusi, non capisco, e mostrate il biglietto. La parola magica è scusi.
Gli italiani apprezzano la gentilezza. E se non capite la risposta? Succede. Gli italiani parlano velocemente. Dite: non ho capito. Può ripetere? Funziona sempre. Ripetiamo le 3 frasi. Un biglietto per Firenze, per favore. Il prossimo treno disponibile. Scusi, dov'è il binario per Firenze? E la frase bonus è: non ho capito. Può ripetere? Le stazioni sembrano un luogo stressante, ma non è vero. Bastano un po' di calma e queste 3 frasi. Come dite? Il bar della stazione? Un caffè probabilmente costa 2 euro. A quel prezzo deve essere per forza buono. Va bene, adesso sapete come fare. Buon viaggio!